bentornati o benvenuti al nostro Moto Festival. Siamo in Energica, come probabilmente capite dalla scritta alle mie spalle. Oggi siamo qui con Giampiero Testoni. Ciao Giampiero. Ciao a tutti. Ciao a tutti quanti, perché non vi parleremo in questo momento di una novità, ma vogliamo capire un pochino meglio, anch'io per primo che so come funziona, ma non so esattamente come funziona tecnicamente, capire come è fatta, quali sono le varie componenti di una moto elettrica, per capire un attimo, fare un parallelo con la moto endotermica. Sappiamo tutti qual è il serbatoio, qual è il motore e quali sono le parti. Su una moto elettrica è un po' più, diciamo, un po' diversa, è ancora un po' più sconosciuto. Quindi Giampi, intanto questa, scusate il palleggio del microfono, questa è una EVA SS9 modello 2017, arrivata come modello 2018, introdotto a EICMA l'anno prima, e che l'anno scorso ha ricevuto tutti gli aggiornamenti che avete maturato sulla Moto E e portato sulla piattaforma. Che in dettaglio prova a ricordarmeli tu, perché io... Ma principalmente è sul pacco batteria, quindi questa viene denominata SS9 Plus, proprio perché abbiamo il nuovo pacco batteria da 21,5 kWh. Diciamo la struttura è la stessa, aggiornamenti software ovviamente, ma molta più energia a bordo, molto più range e una potenza sostenuta per molto più tempo. Perfetto, quindi sostanzialmente quelle che trovate nella prova che abbiamo fatto non sull'SS9, sulla EVA, quella che avevamo fatto prima presa di contatto a Valencia e poi dopo qui sulle strade di Modena. Però per capire come è fatta l'SS9 qui vestita l'abbiamo già vista diverse volte, quindi io ti chiedo il piacere, me la spogli per favore? Assolutamente sì. Aspettate un secondo. Abbiamo svestito questa SS9, la possiamo vedere spogliata con le sue componenti. Perfetto, io da qua però non ci capisco assolutamente nulla, qualche vago ricordo, quindi adesso io ti passo la palla e per piacere mi illustri tu quali sono, illustri ai nostri lettori le componenti, perché come dicevo sul motore endotermico siamo abituati a riconoscerle, sul motore elettrico assolutamente no. Quindi vai Giampiero. Sicuramente layout piuttosto semplice. Qui nella parte anteriore centrale vediamo il pacco batteria e l'inverter e il motore. Questi sono i tre componenti, diciamo energia, conversione di energia e conversione dell'energia elettrica in moto. La corrente proviene dal pacco batteria tramite questi due cavi arancioni. Tutti i cavi arancioni sono quelli in cui passa l'alta tensione, quindi vediamo il flusso della corrente arriva all'inverter tramite il polo positivo e il polo negativo. L'inverter ha la funzione di trasformare questa corrente continua in corrente alternata e infatti all'uscita dell'inverter ci sono tre cavi che sono le tre fasi del motore, che servono ad alimentare appunto un motore sincrono a magneti permanenti e a generare il moto rotazionale, che poi porta tramite una riduzione, quindi per diminuire il numero dei giri e allo stesso tempo duplicare la coppia al pignone, e poi la classica catena con pignone e corona che porta il moto alla ruota posteriore. Ecco, ti faccio una domanda. Io quando comando l'acceleratore, naturalmente è un sistema ride by wire per forza di cose, per definizione non c'è un corpo farfallato che si apre. Dov'è la centralina che traduce questi input ai comandi che arrivano poi al motore? Allora, il cuore del nostro veicolo è la centralina elettronica che noi chiamiamo VCU, quindi Vehicle Control Unit, ed è posizionata tra inverter e pacco batteria. Lei si occupa appunto di trasformare il segnale che proviene dal comando dell'acceleratore e tramite calcoli molto complessi arriva a mandare un comando di coppia, quindi richiede un esatto quantitativo di coppia all'inverter, che poi si occupa della conversione di potenza e quindi trasmettere questa coppia richiesta al motore. Quindi la centralina è quella componente che traduce quella personalità del motore che avevamo nell'endotermico, che veniva definita dalla tubatura, dalla fasatura di distribuzione, dall'accensione, dall'iniezione, tutto quanto, e definisce la risposta del motore attraverso il comando che do io, corretto? Quindi la vera forza, l'expertise che ci mette l'azienda è nella definizione degli algoritmi di questa centralina. Assolutamente, assolutamente. È lì dove abbiamo investito tanto, dove i nostri elettronici hanno fatto un lavoro enorme e molto molto raffinato. Abbiamo anche depositato dei brevetti su alcune delle funzionalità, perché la centralina è quell'organo di connessione
tra il pilota e la risposta del motore, quindi si deve occupare di tutta quella fase di come viene richiesta la coppia alla ruota, come viene richiesta la potenza, quali sono le strategie da adottare in base alla situazione. Si occupa di tutta la parte di traction control, tutta la parte di rigenerativa del motore, quindi tutta una serie di calcoli molto molto complessi che ovviamente sono molto diversi tra un veicolo elettrico e un veicolo termico. Ecco, una delle fondamentali differenze fra un veicolo elettrico, fra un motore elettrico e un motore endotermico è che il motore elettrico eroga sempre la stessa quantità di coppia e fin dal giro 1, quindi dal momento in cui, se non ci fosse quella componente della centralina, alla prima apertura di gas voi avreste 100... quanti Newton metro eroga? Su questa 200 Nm, sulla Ribelle e sulla Ego 215. Quindi rimanete fermi sul posto, lasciate lì la gomma spalmata per terra probabilmente e con buona probabilità ve la mettete in testa. Quindi l'importanza del lavoro della centralina è rendere guidabile qualcosa che su un mezzo di questa potenza, di queste prestazioni, oggettivamente non sarebbe. Un'altra domanda che mi viene spontanea nel confronto con l'endotermico. A questo punto però un veicolo come questa SS9 fondamentalmente non ha manutenzione se non per quello che riguarda la ciclistica, è corretto? Sì, diciamo che è molto ridotta, la manutenzione classica degli organi di consumo è la stessa identica a quella di un motore endotermico, quindi pastiglie, gomme, catena ogni 20-30 mila km, quindi diciamo la manutenzione è normale. Poi vabbè, il motore è raffreddato ad olio, quindi c'è un controllo dell'olio, una sostituzione dell'olio subito dopo il rodaggio e poi gli intervalli sono molto distanziati e soprattutto non vi è una vera e propria deterioramento dell'olio in quanto funge da raffreddamento, lubrificazione, ma non essendoci scoppio non viene né inquinato né perde le sue capacità, quindi volendo uno lo potrebbe anche riutilizzare dopo averlo verificato, filtrato eventualmente, quindi diciamo la manutenzione è molto molto bassa, si tratta giusto ogni tot tempo rilasciamo degli aggiornamenti software alla centralina, quindi è bene che l'utente la porti in officina per avere sempre l'ultimo aggiornamento. Quindi costi di manutenzione molto ridotti, costi di percorrenza penso ancora più ridotti. Però facciamo una cosa, di questo ne parliamo dopo. Fammi vedere, perché tu mi hai fatto vedere tutte le componenti ma non mi hai ancora fatto vedere dove vado a infilare la spina. Dove si carica? Allora, si carica innanzitutto sotto la sella, c'è Vai. il classico sistema di apertura della sella. E io momenti mi ammazzo. Sotto la sella troviamo l'inlet di ricarica che nel nostro caso ospita sia la ricarica slow, diciamo quella che uno può effettuare da casa o da colonnina sfruttando il sistema di ricarica a bordo, quindi il caricabatteria a bordo, o il sistema di fast charge, quindi direttamente caricandosi a una colonnina fast e quindi in circa 20 minuti caricare fino all'80%. Perfetto, allora adesso noi ci spostiamo vicino a una colonnina e vi facciamo vedere anche come si carica un mezzo elettrico. Andiamo! Ok, qui l'ambientazione familiare, la moto la conosco, questa è una colonnina, fin qui ci arrivo, fammi vedere però come funziona esattamente la ricarica, Giampi. Certo, allora prima di tutto apriamo la sella, qui è dove c'è il nostro inlet di ricarica, togliamo i gommini, prendiamo la nostra bella spina di ricarica fast, si inserisce e poi fa tutto da sola. In questo momento c'è una fase di dialogo tra colonnina e moto in cui si scambiano diverse informazioni su stato di tensione e tutto. Adesso ho sentito 2 chiusure dei contattori, adesso sta per partire la carica. Esatto, infatti io qua sul cruscotto vedo la batteria che si sta ricaricando. Qui effettivamente abbiamo le informazioni sulla ricarica. Questa è una colonnina come quelle che potete trovare tranquillamente in qualunque punto di sosta e posso accedere, qui c'è un lettore carta che in questo caso immagino da voi disattivato e potrei accedere così o con l'app su NLX. Allora,
Tempi di ricarica, ricordiamoli un attimo. Allora, circa una ventina di minuti per fare dal 20 all'80%. Poi ovviamente dipende dallo stato della batteria, dalla carica della batteria, temperatura della batteria e quant'altro. Viene tutto regolato automaticamente sempre dalle nostre centraline per garantire la miglior salute della batteria, dello stato di salute della batteria e quant'altro. Faccio una domanda da amico del giaguaro, come si suol dire. Ma se sta piovendo io la posso ricaricare in sicurezza tranquillamente? Assolutamente sì, nessun problema. Ci sono tutti i sistemi di sicurezza, il sistema è IP, non ci sono limitazioni al fatto che ci possano essere dei cortocircuiti, perché sono studiate apposta per avere tutte le sezioni dell'alta tensione separate, quindi non c'è nessun tipo di problema. Ok, dammi un'indicazione di percorrenza, di costo per percorrenza, se ce l'avete. Quanto spendo per fare tot chilometri? Avete un dato di questo tipo? Ma sì, diciamo che molto dipende dal costo della ricarica, se viene fatto a casa privatamente, in azienda, piuttosto che a una colonnina pubblica. Però diciamo che circa per fare un pieno alla nostra batteria ci vorranno, non so, €1,50, forse 2 esagerando, quindi possiamo fare dai 200 fino ai 300-400 km in città con circa €2. Ok, quindi se volete fatevi il conto di quanto cambia rispetto al prezzo d'acquisto e il costo, chiamiamolo così, neanche di manutenzione, il costo di percorrenza. Diciamo che l'equazione, il paragone con un mezzo endotermico non è così scontato come forse la gente ama pensare. Altra cosa, d'inverno il mezzo endotermico lo metti in garage sotto la coperta, magari con un manutentore di batteria. Con la moto elettrica cosa succede? E noi abbiamo sviluppato sempre all'interno della nostra centralina elettronica un sistema che ti permette di mantenere un livello di carica ideale della batteria, quindi non troppo carica, non troppo scarica, diciamo intorno al 70-75% di carica, in cui tu la puoi lasciare connessa alla presa di casa nel garage, e la moto automaticamente si risveglia, fa il controllo, se vede che si è scaricata un po' te la riporta al livello esatto, in modo che durante tutto l'inverno tu te la puoi praticamente dimenticare in garage. Tra l'altro questo per questioni esogene, cioè condizioni molto particolari, è il momento migliore probabilmente per valutare il passaggio all'elettrico, perché ci sono una serie di ecoincentivi, di cui tra l'altro noi vi parliamo bene in un tutorial che vi spiegano esattamente come funzionano e come accedervi. Ma nel caso specifico di Energica, quanto si va a risparmiare grazie a questi ecoincentivi? Innanzitutto ci sono gli ecoincentivi statali, si parla dai 3 ai 4 mila euro in base a rottamazione o no di un veicolo a benzina, e in alcuni casi, anche in alcune città, ci sono degli extra incentivi che vengono dati e che si sommano a quelli statali, quindi il guadagno può essere anche importante. Allora, se non vi abbiamo convinto con questo che la tecnologia elettrica ormai è matura per valutare il passaggio, può non essere per tutti, non vogliamo dire che sia la panacea, che sia la risposta a tutte le esigenze, ma sicuramente è un prodotto molto più maturo di quanto non era anche solo qualche anno fa. Vi ripeto, abbiamo altri contenuti che fanno riferimento all'elettrico, abbiamo voluto darvi una panoramica di come si vive tutti i giorni, di come si può vivere tutti i giorni con un prodotto elettrico con l'eccellenza Energica. Vi raccomandiamo di restare con noi per vedere altri contenuti relativi ad Energica, naturalmente, e in generale con il nostro Moto Festival. Io a questo punto saluto Giampiero. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao a tutti, restate con noi perché ne abbiamo tante altre da raccontarvi. Ciao!